Ciao, sono Bruno Segema e oggi in questo video ti parlo di cavi d'automazione. Allora, l'argomento cavi l'abbiamo già trattato in un video specifico ed anche in altri video. In questo però affrontiamo l'abbinamento tra il cavo e il dispositivo, vale a dire quale cavo devo utilizzare a seconda del dispositivo per l'automazione da connettere. Come sempre facciamo una premessa: il cavo di automazione va scelto in base al dispositivo da connettere alla centralina e anche in base alla grandezza del tubo che ho a disposizione per passare il cavo. Partiamo subito da un esempio pratico parlando delle fotocellule. Allora, una coppia di fotocellule, come sai benissimo, è costituita da un ricevitore ed un trasmettitore. Il trasmettitore va solamente alimentato, quindi per quanto riguarda la connessione tra il trasmettitore e la centralina posso utilizzare un cavo semplicemente, ad esempio 3x050, oppure posso utilizzare un 4x050 se ho dello spazio, che è leggermente più grande. Cosa ci faccio con i due fili che mi avanzano? Li posso tenere lì per applicazioni future, per dire magari un giorno dovrò connettere un dispositivo a chiave nelle vicinanze, avrò già là i due fili. Un'altra premessa è il fatto che noi come Segema non scegliamo di utilizzare alcuni tipi di cavi. Per esempio il 2x050 non lo abbiamo disponibile. Perché? Perché la grandezza e il costo tra il 2x050 e il 3x050 è talmente tanto vicina che preferiamo acquistare solamente il 3x050. Quindi il numero di cavi minimo e la grandezza minima dei cavi venduti da Segema è 3x050. Per quanto riguarda il ricevitore, che di norma ha 4 cavi, ma a volte anche 5, dipende dalle marche, si può utilizzare a partire da un 4x050 oppure un 6x050 se ho spazio. Il nostro consiglio è che se hai spazio nel tubo, utilizza sempre un cavo più grande, ti riservi dei fili in più sempre per un'applicazione futura, quindi per mettere magari un dispositivo a LED di segnalazione, una spia cancello aperta, e avrai sempre lì dei fili a disposizione che già sono connessi con la centralina per applicazioni future che il tuo cliente può chiederti. Passiamo a un altro dispositivo, il lampeggiante. In questo caso potremmo avere un lampeggiante a 230 volt oppure in bassa tensione. Se l'abbiamo a 230 volt la scelta è obbligata, dobbiamo mettere un 3 per 1,5. Se invece abbiamo un lampeggiante a 24 volt, i lampeggianti di ora consumano meno di 1 watt, possiamo usare anche un 3x050 per l'alimentazione. Per il comando a chiave possiamo usare un 3x050 oppure, sempre se abbiamo spazio nelle tubazioni, possiamo usare un 4 o un 6x050 per lasciarci sempre dei fili di scorta per applicazioni future. Parliamo ora dei motori. Sui motori si apre un mondo. Allora, facciamo subito la parte semplice. Se ho un motore olodinamico oppure anche elettromeccanico a 230 volt, lì ho un 4 per 1,5 e non ci si sposta. Se però ho un bassa tensione che ha anche fine corsa, encoder, quindi dei fili in più oltre l'alimentazione da portare, li dovrò vedere in base a quanti fili mi servono il cavo più opportuno, quindi può essere a partire da un 3 per 1,5 a un 6 per 1,5, perché dipende quanti fili dovrò portare fino al motore. Una cosa importante è che noi consigliamo sempre di portare un solo cavo al motore, questo per evitare di avere poi un'aggiunta a un certo punto perché ho portato due cavi, oppure di avere due cavi che entrano direttamente nel motore. Allora, spero che questa piccola panoramica sui cavi vi abbia chiarito un pochettino quali sono i cavi da utilizzare e in quali casi. Per qualsiasi informazione puoi consultare il nostro sito segema.rm.it. Se sei un installatore o professionista nella zona di Roma puoi venirci a trovare. Noi siamo in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino sull'Appia, dopo l'aeroporto di Ciampino. Ciao, al prossimo video.